Ciao a tutti ragazzi e bentornati di nuovo sul canale. Siamo di nuovo qua con questa Romet e oggi speriamo di ultimare i lavori. Vi faccio un breve recap di quello che è successo. Tutto è iniziato perché volevamo cambiare questi pistoncini che sono appunto i pistoni della leva del freno. Il problema con questi pistoni è che essendo in Teflon, con le temperature, con il tempo, si vanno ad espandere e quindi si vanno a bloccare all'interno delle loro guide e quindi tengono sempre l'impianto frenato. Ad ogni modo vi lascio il link qua sopra in descrizione così almeno potete andare a vedere questa lavorazione. Dopo averli cambiati, ovviamente l'impianto era aperto, quindi andava spurgato. Quindi abbiamo preso tutto il kit SRAM e abbiamo fatto lo spurgo. E vi lascio anche qua il video in descrizione. Però è successa una problematica. Quando ci siamo spostati a fine video a fare il secondo freno, ci siamo accorti che uno dei due tubi, in questo caso questo qua, era bloccato, il freno dietro. Era bloccato, ci siamo un attimo sbattuti per capire da dove arrivava il problema. Abbiamo smontato tutto e ci siamo accorti appunto che il problema veniva dal fatto che delle particelle erano entrate nel tubo e l'avevano tappato. Abbiamo provato a smontare tutto e il problema è che il problema è che questa parte era tutta corrosa e di conseguenza appena ho provato a svitarlo si è spezzato. Metà connettore è rimasto attaccato qua, metà era nella pinza che per fortuna siamo riusciti a togliere. In questo video quindi andiamo a sostituire questa parte di tubo e vi faccio vedere come andare a fare tutte le connessioni. Tutto ovviamente dopo la sigla. La prima cosa da fare è sicuramente acquistare il kit SRAM dove c'è appunto, come adesso andiamo a vedere, il suo tubo e tutti gli accessori per poterlo montare. Questo è il tubo e questo è appunto il raccordo che si è rotto a noi. Questa parte è rimasta all'interno della pinza, mentre questa parte è quella che appunto si è spezzata e è rimasta attaccata al tubo. Oltre a questo abbiamo questo sacchettino con la sua piccola Torx per andare a effettuare il serraggio, più l'ogiva e l'altro connettore che andrà installato alla parte terminale del tubo. Ad ogni modo è più semplice farvi vedere come si fa che spiegarvelo adesso, quindi ci trasferiamo sulla bici. Bene, abbiamo controllato che tutti i pezzi che abbiamo comprato vanno bene e ci sono, quindi possiamo procedere a smontare il tubo vecchio. Solo è tenuto da qualche fascetta, quindi la tagliamo. Ci siamo, tutto scollegato, possiamo togliere il tubo. Discarica. In ogni caso ragazzi, prima di buttare via il tubo vecchio, per comodità quello che facciamo adesso è andare a misurare quanto è lungo in modo tale da tagliare il tubo nuovo alla giusta misura, perché come sempre vengono venduti con un po' di abbondanza. Abbiamo preso la misura, l'abbiamo ricontrollata perché una volta tagliato non si torna indietro e quindi possiamo tagliare. Siamo finalmente pronti a fare la crimpatura che andrà a collegare il nostro nuovo tubo alla leva del freno. In dotazione abbiamo questa chiave Torx che ci servirà per stringere questo pin, ma come dobbiamo procedere? Prima di tutto dobbiamo inserire nel tubo questo gommino di plastica per primo, perché altrimenti poi non ci sarebbe più spazio per poterlo inserire. Dopodiché andiamo a inserire in questo modo il raccordo ed è il raccordo che collegherà il tubo ad appunto la leva del freno e poi questi due sono i pezzi che andranno a fare la crimpatura. Andiamo ad avvitare per primo nel senso normale in cui si avvita, quindi in senso orario, questo pin
che è appunto un inserto a Torx, e la sua particolarità, adesso non so se si riesce a vedere dall'inquadratura, ma la parte sopra del filetto è una filettatura a sinistra, quindi si va ad avvitare in modo contrario. Per ultimo poi abbiamo l'ogiva. L'ogiva andrà installata sopra a questo pin, e una volta installata bisognerà continuare ad avvitare il pin, e grazie alla sua filettatura contraria si porterà a battuta l'ogiva, che andrà appunto a fare tenuta contro questo raccordo. Passiamo alla parte pratica. Come prima cosa andiamo a installare il gommino e lo portiamo fino a giù. Dopodiché prendiamo il nostro connettore e lo inseriamo in questo modo con la filettatura che rimanga verso l'alto. Andiamo adesso a inserire il nostro pin grazie alla Torx in dotazione e lo avvitiamo all'interno del tubo. L'importante è che qua avvitiamo fino ad arrivare completamente a battute, che questa frangia arrivi a toccare tutto il tubo. Perfetto, possiamo adesso finalmente installare l'ogiva. Abbiamo installato il pin completamente a pacco, come vedete siamo arrivati a battuta, e per quanto riguarda l'installazione dell'ogiva non potete sbagliare, perché come vedete nella parte più alta, quella che adesso appunto ci rimarrà verso l'alto, c'è il filetto, quindi l'andiamo a inserire in questo modo. Come vi dicevo prima, il pin ha questa parte di filetto che è sinistra, quindi per andare ad avvitare l'ogiva dovremo andare in senso antiorario. Perfetto, il montaggio è completo. Come dicono anche le istruzioni, questa ogiva deve arrivare completamente a pacco, oppure dovete far sporgere di mezzo millimetro il pin che avete installato in precedenza. Adesso siamo pronti per andare a installare tutto quanto sulla leva, e quando noi andremo a stringere questo raccordo, questo farà sì che questa ogiva si deforma e si crimperà in modo ermetico sulle pareti del tubo, e quindi non avremo perdite di olio. Perfetto ragazzi, abbiamo il nostro tubo pronto da installare. Ci sono però una differenza che volevo farvi vedere. Da questa parte che abbiamo appena fatto, diciamo, il dado è libero di girare, quindi non abbiamo nessun problema ad andarlo ad avvitare, mentre invece da questa parte che va installata sulla pinza, il dado è crimpato in modo solidale, quindi quando noi andiamo a girarlo, gira tutto il tubo. Per questo motivo quello che vi consiglio adesso è di smontare la pinza dalla vostra bicicletta e andare a montare la pinza a mano, avvitando la pinza e non il tubo. Questo farà sì che non si creano tensioni appunto all'interno del tubo, perché sennò altrimenti si andrebbe a torcere senza nessun tipo di motivo. Perfetto, mi raccomando, ricordatevi bene di stringere questo tubo, perché nella vostra salute. Una volta fatto questo possiamo prendere la pinza, eventualmente gli adattatori, dipende da che dischi avete montato, e andiamo a installare tutto sulla bicicletta. Perfetto, armatevi di fascette e niente, noi adesso partiremo da qua, seguiamo tutta la bicicletta, faremo tutto il cablaggio fino ad arrivare a sopra e dopo completeremo il montaggio. Reading treatises or snail and I listen to winos on the radio when the lights are off. You're just doing a methodic poisoning to yourself and you're aware of it. Drinking over and over to stop those adrenaline shots.
Routing fatto, tutto a posto, il cavo era stato tagliato giusto, non ci resta che tagliare le fascette che spuntano. Ottimo, siamo arrivati alla conclusione. Adesso andiamo ad avvitare questo raccordo nella leva. Questo, come vi dicevo, andrà a crimpare l'ogiva e questo renderà il tutto, si spera, a tenuta stagna. Perfetto ragazzi, il dado è bello stretto, non resta che rimettere il suo cappuccetto di gomma e ovviamente molto importante c'è da fare lo spurgo, perché vi ricordo che adesso il tubo e tutto l'impianto è completamente vuoto. Ovviamente andate a guardare il video che ho già fatto per lo spurgo e a me non resta che andare a provarla, ma questo ovviamente lo vedrete in un prossimo video.